Ma per favore, rimaniamo sul concreto. Non perdiamoci in discorsi di energia vitale, personalità degli organi, l'esistenza di corpi sottili al di là del corpo fisico, cioè queste sono baggianate da film di fantascienza. Beh, caro amico scettico, lascia che ti spieghi con delle analogie come questo mondo da libri di fantascienza appartenga in realtà alla tua quotidianità. Ciao, sono Sara. Dal 2008 aiuto le persone che vogliono ritrovare salute e benessere, sostenendole con le discipline naturali come lo shiatsu, la pulizia energetica e una forma di cosmetica naturale che non è solo bellezza ma è soprattutto salute. Oggi voglio dimostrarti in modo semplice come i concetti del divenire, del fluire dell'energia che sono propri dello shiatsu siano applicabili alla vita di tutti i giorni, dal microcosmo al macrocosmo, compresa la tua vita quotidiana. Lo farò raccontandoti la storia dell'idea, un'idea che nasce, cresce e alla fine si concretizza. Tutto inizio in una bella giornata di sole. Dopo una notte riposante ti svegli con una grandiosa idea nella mente e fremi dal desiderio di metterla in atto. Chiaramente però, se sei in un periodo della vita in cui stai magari lavorando 12-14 ore al giorno, sei particolarmente stressato, vai incontro ad un burnout, è probabile che questa tua idea non riuscirai nemmeno ad averla. Ma questa è un'altra storia e la racconteremo in un'altra occasione. Quindi consideriamo che tu la tua idea riesci a averla e la vuoi realizzare. Parte quindi il concetto di ok, ma lo posso fare? È giusto per me portare avanti quest'idea? È una cosa che mi fa bene? È una cosa che mi nutre? È una cosa che mi dà gioia? In questo caso quindi c'è un ascolto che devi fare di te stesso, cosa che non può succedere ad esempio se il tuo cuore è appesantito da 1000 preoccupazioni. Non sarai in grado di ascoltare, è più possibile che tu prenda cantonate, cioè tu creda di fare bene una cosa e invece magari fai la scelta sbagliata. Anche qui quindi c'è un possibile blocco, ma questa è un'altra storia e ne parleremo un'altra volta. Quindi hai la tua idea, riesci a passare il filtro del tuo cuore che dice sì, ok, puoi andare avanti. A questo punto c'è bisogno di realizzarla logisticamente. Quindi c'è bisogno di prendere in mano il telefono, fare quelle telefonate, stilare quei documenti, studiare, perché magari hai da presentare un progetto e quindi devi anche capire come fare dal punto di vista pratico. Se però sei in un periodo in cui la tua mente è assolutamente fuori fuoco, ti puoi perdere magari tra 1000 dettagli assolutamente secondarie che non sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Questo è un altro dei possibili blocchi, ma questa è un'altra storia e la racconteremo in un'altra occasione. Quindi hai la tua idea, il cuore ha detto sì, riesci ad organizzare le cose dal punto di vista logistico, a questo punto bisogna vedere se hai la stoffa per farlo. Se hai il talento, se hai le capacità per poterlo fare. Quindi quell'esperienza magari tu non l'hai mai fatta, però hai fatto qualcosa di simile e questo qualcosa di simile ce l'hai nella tua memoria biologica, ce l'hai dentro di te e quindi puoi prendere spunto dalle tue conoscenze per creare la nuova esperienza. Chiaramente questo non può succedere se invece di dire sì, ok, ce la posso fare, passi il tempo a lamentarti. E quindi se sei nell'autocommiserazione, allora indipendentemente dal fatto che tu sia Steve Jobs o no, è molto difficile realizzare questo progetto. Però questa è un'altra storia e ne parleremo in un'altra occasione. La nostra idea quindi sta continuando a crearsi. L'abbiamo creata la mattina, ha avuto il sì del cuore, ha avuto la possibilità di organizzarsi dal punto di vista logistico, ha il talento per poterla realizzare. Bene, a questo punto serve soltanto che si concretizzi. Quella idea, una volta che ha preso forma, diventa effettivamente parte di te. Anche qui naturalmente puoi trovare degli ostacoli. Un esempio potrebbe essere farsi prendere dal panico, ma questa è un'altra storia e ne parleremo in un'altra occasione. Quello che sei riuscita a fare oggi in realtà è vedere la nascita, la costruzione e la concretizzazione di un'idea e non hai fatto altro che percorrere il ciclo dei 5 movimenti energetici che sono alla base dello shiatsu. Chiaramente noi in ogni passaggio possiamo trovare degli ostacoli, come hai visto,
Se senti di essere all'interno di una di queste situazioni difficoltose e di non riuscire ad avere lo stimolo da solo di poter andare avanti, allora è possibile che tu abbia bisogno dello shiatsu. Allora ti invito quindi a prenotare la tua seduta ora e di iniziare il tuo percorso di cambiamento con me.